Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Aspettate che mi aggiusto un attimo meglio la sedia, che già sono basso e non arrivavo al microfono come si deve. Nel video di oggi andiamo a vedere due meme token che qualche giorno fa hanno spopolato e hanno avuto delle ottime performance, in particolare uno piuttosto dell'altro che ha raggiunto anche in pochi giorni il 1200%. Parliamo di questi meme token non tanto per l'utilità, come ben sapete i meme token vengono anche chiamati dai più shitcoin, ma perché questi token che nascono dal niente con un rifornimento circolante elevatissimo, infatti basta investire, mettere a rischio anche solamente 20, 30, 40 dollari all'utente che compra questo token può sembrare di essere ultramiliardario perché vede sul wallet un numero enorme di token detenuti. Possono nascondere delle vulnerabilità all'interno dello smart contract, vulnerabilità che poi non è detto che per forza di cosa, perché non ci sono delle protezioni ad esempio anti-whale, oppure non ci sono, oppure il proprietario non cede la proprietà dello smart contract, può succedere il peggio. Però dal lato investitore, se uno dovesse scegliere un meme token piuttosto di un altro, è meglio andare a analizzare lo smart contract anche con dei tool che sono resi disponibili gratuitamente online e scegliere magari un meme token che non ha al suo interno delle potenziali vulnerabilità, come in questo caso con Arbdoge e Pepe token, dove andremo ad analizzare lo smart contract. Ma intanto vediamo brevemente cosa sono dei meme token. I meme token sono, per l'appunto come dice la parola, dei token che normalmente vanno a rappresentare degli animali, dei personaggi esistenti oppure inesistenti a titolo scherzoso. Possono rappresentare ad esempio animali oppure figure comiche per far anche un po' sorridere gli utenti nel guardare il loro logo. Sono token generalmente con un rifornimento circolante enorme o addirittura infinito, che non hanno comunque alcun valore al di là di quello spinto dalla community che è entusiasta di essere tifosa di questo meme token, continua ad acquistare importanti quantità anche con pochi soldi, perché avere un prezzo molto inferiore al centesimo, capite bene che basta anche depositare poche centinaia d'euro per muovere il prezzo in questo caso. Alcune delle pericolosità dietro i meme token risiedono proprio nel caso d'uso, perché come ho detto il prezzo è mosso dalla community entusiasta di acquistare continuamente, sponsorizzare il proprio meme token, che fa muovere il prezzo in positivo. Però quando finisce l'hype, quando finisce la FOMO, che cosa rimane di questo meme token? Non rimane assolutamente niente, anzi nella maggior parte dei casi grandi balene, ma in questo caso potremmo essere anche noi singoli utenti con qualche migliaia di euro investito, a vendere di botto il nostro meme e far crollare il prezzo drasticamente anche nel giro di qualche ora. Poi ci sono dei meme token che cercano di avere una qualche utilità, magari creando anche un DEX oppure uno swap, e anche in questo caso mi viene da chiedere perché utilizzare uno swap di un meme token magari a bassa liquidità con delle vulnerabilità all'interno magari dello smart contract e possibilità di hack, e invece di utilizzare dei DEX o degli swap più consolidati per l'appunto rispetto al meme token ci fosse un reale vantaggio, ma in realtà non ce n'è. Quindi la maggior parte dei meme token sono puramente commerciali e altamente speculativi, più del normale criptovalute, che non hanno, come abbiamo visto, una vera utilità, diversamente magari dei più blasonati Bitcoin, Ethereum e altre valute legate a delle specifiche utilità e caratteristiche della blockchain. Ma allora perché molti utenti si avvicinano ai meme token e investono in questi token senza utilità? Perché avendo un prezzo così basso e, come abbiamo visto, con pochi centinaia d'euro comprarne grandi quantità, se vanno a scegliere per fortuna
come se dovessero andare a scegliere un Grande Vinci vincente, se vanno a scegliere un meme token che sarà supportato da una fervida community, hanno la possibilità di avere un guadagno magari molto più rapido rispetto a un investimento in Ethereum, rispetto a un investimento in Bitcoin e tante altre criptovalute, a fronte però di un rischio elevatissimo, perché a differenza di investire in criptovalute storiche consolidate che hanno una vera utilità, i meme token, come abbiamo visto, sono mosse dalla community. Una volta che la community perde interesse, perde anche il valore del token, perché non serve a una cippa. Quindi, in poche parole, acquistare un meme token è un po' come andare dal tabacchino e comprare un Gratta e Vinci, sperando di scegliere quello giusto. Infatti mi piace dire verso il meme token che chi acquista un meme token non sta investendo su un token per il futuro, sta giocando d'azzardo, diversamente da chi compra una criptovaluta o un token, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, MakerDAO, chi più ne ha più ne metta, che in egual modo acquista una valuta digitale, però qui sta cercando di fare un investimento che si protrarrà nel tempo, un investimento oculato sul token, su chi sta dietro alla creazione del token di un'eventuale startup e soprattutto nel caso d'uso e dell'utilità della blockchain annessa. Bisogna dividere le due cose, che in entrambi i casi possono portare dei guadagni a fronte a dei rischi ben specifici, ma quello del meme token è veramente un rischio elevatissimo. Come in ogni cosa, liberissimi di acquistare una criptovaluta, liberissimi di acquistare un meme token, l'importante è che utilizziate dei fondi specifici che avete magari accantonato per questi tipi di investimenti ad altissimo rischio, piuttosto che andare a utilizzare dei fondi che, qualora andaste a perderli, andrebbero a intaccare negativamente magari la vostra vita nel breve termine. Come dico sempre, una volta che avete conosciuto e preso coscienza dei rischi piuttosto dei possibili guadagni, allora avete le idee più chiare e per ponderare le vostre scelte migliori. E ora però andiamo un attimo a vedere quello che volevo dirvi all'inizio delle vulnerabilità che si possono contenere gli smart contract dopo questo pippone. Partiamo con l'analisi di Arb Doge, che in questo momento in sto registrando il video sta perdendo adesso il 29%. Analizzare Arb Doge per quanto riguarda lo smart contract, ma visto che in questo caso personalmente non so analizzarlo senza un utilizzo di servizi esterni, andrò ad utilizzare dei tool. Andrò a incrociare diversi tool per vedere se tutti danno le stesse indicazioni. E cosa faccio? Guardo il contratto Arbitrum, lo vado a copiare, mi sposto su questo tool Token Security API, vado a cliccare sull'avvio del servizio, vado a selezionare Arbitrum, incollo lo smart contract e vado a cliccare su Security Detect. Procedo con la scansione e al momento mi va a indicare che devo prestare attenzione a qualcosa. Scendendo più in sotto andiamo a vedere, tanto qua ci sono tutte le analisi della sicurezza dello smart contract con le varie informazioni che uno si può andare a leggere per un'analisi più approfondita, però a me interessa andare a vedere qual è la vulnerabilità, ovvero le tasse. Le fee possono essere modificate dal proprietario o comunque dall'autorità che gestisce lo smart contract e in questo caso ci avverte che se le tasse vanno a superare, le fee vanno a superare il 49%, si potrebbe trattare di un rischio di honeypot. Questo ovviamente non è detto che succeda, però se dovessimo andare a scegliere un meme token piuttosto di un altro è sempre meglio andare a controllare questa caratteristica. Spostandomi su un altro tool vado di nuovo a cercare Arbitrum, vado a copiare l'indirizzo come ho fatto prima, clicco su check e vado a incrociare i dati. Se due o più tool mi vanno a dire che lo smart contract è a rischio honeypot o comunque ha delle vulnerabilità, è meglio passare oltre. Va a menzionare il rischio elevato honeypot, dove il proprietario può sospendere il trading oppure esistere un'esterna call risk. Tra le altre cose andiamo anche a vedere che un portafoglio va a contenere già quasi il 35% dell'attuale circolazione del token e quindi anche questo può indicare una balena e un sell massivo di questo portafoglio può andare a impattare molto negativamente con il prezzo.
Andando a utilizzare un terzo tool, e anche qui mi va a indicare elevato rischio di honeypot, perché si può cambiare, come abbiamo visto, le tasse o sospendere il trading, quindi bisogna stare veramente attenti. Spostiamoci adesso su Pepe Token, su Ethereum. Andiamo a vedere gli stessi tool, quindi ci spostiamo su Ethereum, andiamo a incollare l'address, check. Addirittura su Pepe abbiamo 3 avvertimenti. Ci avverte che il numero delle transazioni per quanto riguarda questo token è molto limitato, quindi alcuni utenti si potrebbero vedere bloccate le transazioni, quindi il rischio honeypot. Abbiamo il rischio di sospensione di trading, sospensione di vendita di grandi volumi, e abbiamo anche la blacklist disabilitata, nel senso che alcuni wallet potrebbero poi essere inseriti in blacklist e quindi essere impossibilitati di vendere. Per quanto riguarda la distribuzione dei portafogli è un pochino più lineare rispetto ad Arb Doge, quindi non c'è un portafoglio contenente una grande quantità di token. Però in ogni caso mi raccomando, fate molta attenzione se dovete acquistare un meme token piuttosto che un altro. Come ho detto prima, utilizzate sempre dei fondi che non vi servono per vivere, che avete accantonato appositamente per l'altissimo rischio, e andate magari a utilizzare dei tool similari o quelli che conoscete per andare a spulciare un pochino lo smart contract e per vedere quali potrebbero essere i rischi, perché adesso non è detto che questi siano proprio degli honeypot. Il rischio c'è, ma non è detto che succeda. Però è sempre meglio conoscerlo anticipatamente, quello in cui si può andare incontro.